Ormai siamo abituati a vederne un po' di tutti i colori nel mondo dell'auto. Prima i SUV che diventano coupé con la BMW X6, poi le station che diventano elegantissime shooting brake con la Mercedes CLS e poi ancora la classica berlina a 4 porte ripensata come una coupé, anche in questo caso con la Audi A5 Sportback, fino ai concetti estremi di SUV en plein air che abbiamo visto con la Range Rover Evoque Convertible. Potevamo quindi farci mancare anche il crossover coupé? Beh, certamente no, perché ci hanno pensato i giapponesi di Toyota con la nuova Toyota CHR, dove CHR sta per Coupé High Rider, quindi proprio per coupé a guida alta. Un'auto che ha colpito fin da subito per il suo design assolutamente fuori dagli schemi, lo vediamo subito dal frontale, dominato da questi immensi gruppi ottici. Sono full LED, ma attenzione che sono optional, altrimenti vi beccate ancora i classici alogeni, con queste due ali che convergono nel logo Toyota. Ed ecco la fiancata, 4,36 metri. Questa è la lunghezza della CHR, vuol dire che è lunga esattamente tanto quanto una Seat Ateca. È un po' più corta di una Nissan Qashqai e un po' più grande di una Jeep Renegade. Fiancata anche qui molto particolare, tutta pensata in chiave sportiva e soprattutto per l'andamento del tetto. Guardate quanto è inclinato e converge addirittura in questo maxi alettone. E poi, sempre per non sporcare la linea da coupé, si sono inventati questa maniglia integrata nel terzo montante. Linee che si inseguono un po' dappertutto, come sulle Lexus, mi ricorda un po' la NX in questa CHR, e cerchi lega di grandi dimensioni come vuole la moda del momento, 18 pollici bicolore. Ma andiamo a vedere anche la zona posteriore, perché anche qui di sicuro troviamo tantissima originalità e lo vediamo benissimo dai fari molto prominenti. Guardate, sono delle spalle luminose che escono proprio dalle proporzioni del posteriore, con il tetto molto inclinato, anche qui per sottolineare l'idea di sportività. Ma già che siamo qui, io aprirei il bagagliaio per vedere quanto è capiente. Ecco, apertura manuale, come al solito, ve lo ricordo sempre, quando si osa all'esterno con forme assolutamente fuori dagli schemi, spesso la si paga all'interno con un'abitabilità un po' più risicata, ed è il caso della CHR. È lunga tanto quanto la Seat Ateca, ma ha un bagagliaio di 377 litri. Eccolo qua, pensate che la Seat, il SUV spagnolo, è intorno ai 500, quindi ben più grande. Ma tant'è, eccolo qui il vano, che è ben strutturato e non mi convince solo per questo gradino che può creare qualche problema in fase di carico. Importante però da sottolineare che anche se scegliete l'ibrida avete le stessa capacità di carico della classica versione a benzina. Ma adesso voglio andare all'interno per vedere se anche l'abitacolo è originale tanto quanto fuori. Ed eccoci qua, all'interno della CHR, vediamo com'è fatta. Beh, anche qui di sicuro non possiamo dire di avere un abitacolo banale. Al centro della plancia troviamo questo maxi display che proprio spunta fuori dalla parte centrale da 8 pollici, un sistema abbastanza completo e abbastanza moderno. Attenzione, c'è ancora l'orologino digitale un po' anni 90, ma si sa, i giapponesi ci sono abituati. E poi abbiamo questa modanatura di colore blu che unisce idealmente tutta la plancia, guardate, addirittura agli sportelli. Una plancia asimmetrica, anche qui sempre per sottolineare un po' la sportività di questo crossover. Vedete che è inclinata verso di me, molto pulita la plancetta qui in piano black, una superficie bella, ma attenzione perché rimangono tante ditate. Molto più classica invece la strumentazione, con due strumenti analogici e al centro il computerino di bordo. Il volante, anche questo devo dire molto classico, un po' troppo affollato di tasti, forse bisognerà farci un po' l'abitudine, anche perché qui vedo che c'è un altro satellite per il cruise control adattivo e il tunnel centrale anche qui in piano black, attenzione un po' sporchevole, ma che bella la leva del cambio con questo alluminio satinato, mi piace molto, devo dire. Pannello porta invece molto originale, c'è questa trama a diamante, dicono in Toyota, che ricorre un po' dappertutto, e sono, devo dire, bellissimi anche i sedili, perché sono fatti molto bene, sembrano davvero comodi. In questo caso sono in pelle nera, e anche qui devo dire che ricordano un po' quelli delle sportive, con il poggiatesta quasi integrato. I materiali, beh, le plastiche sono un po' dure, sentite, ma non sono brutte al tatto, le groffature non sono così evidenti, la pelle è buona, e anche tutte queste plastiche che vedete qui sul pannello porta sono ben assemblate e anche gradevoli, non solo alla vista ma anche al tatto. Un po' di pelle sul bracciolo, e anche la plancia è ben rifinita con questa bellissima cucitura a vista. Posizione di guida, beh, il punto H ovviamente è un po' più alto rispetto a quello della Toyota prima
Prius, ma ci mancherebbe, perché siamo su un crossover e quindi su un'auto pensata per chi ama la guida alta. Per il resto però è facile trovare la posizione di guida ideale, perché il volante si può regolare sia in altezza sia in profondità, e anche il sedile, devo dire, è bello avvolgente, davvero comodo. Ma adesso voglio andare dietro a vedere come si sta seduti. Il tetto darà fastidio ai passeggeri. Apro con questa maniglia davvero particolare, eccola qui, e mi calo dentro. Sì, bisogna un po' calarsi, perché in effetti l'andamento un po' da coupé del tetto obbliga un po' ad infilarsi dentro. Ed eccolo qui, lo spazio però non è male. Guardate, se guida una persona alta come me, o meglio bassa come me, c'è davvero tanto spazio per un'auto di questo tipo. Attenzione però, perché se davanti avete un passeggero decisamente più alto, le cose cambiano e inizia a esserci un po' meno spazio. Per la testa, vi dicevo, non è male l'abitabilità, perché anche qualcuno più alto di me qui non dovrebbe avere troppi problemi. L'unica cosa che non mi ha convinto tanto di questa CHR è un po' la luminosità, perché guardate quanto è piccolo il finestrino qui dietro. Ovviamente il design così originale fuori ha costretto a riempire tutta questa zona di plastica, e quindi viaggiare dietro a questa Toyota dà un'idea un po' di angusto, di caverna, sembra un po' buio. Belli però i materiali anche qui. La pelle del divanetto è pregevole, il pannello porta è ben realizzato, soltanto qui trovo questa plastica che forse è un po' troppo dura. Ma noi abbiamo scelto l'ibrida, che sarà quella più ambita in Italia. Voglio andare a guidarla, a vedere com'è e soprattutto quanto consuma. Venite! Ed eccoci al volante della nostra Toyota CHR Hybrid per le affollatissime strade di Madrid, in Spagna. Forse molti di voi il powertrain ibrido di Toyota lo conosceranno già, perché ormai è diventato un must, è famosissimo, è molto diffuso, ma è sempre meglio rinfrescarsi un po' la memoria. In questo caso abbiamo un motore termico 1.8 litri, 4 cilindri aspirato a benzina a ciclo Atkinson, quindi per una maggiore efficienza energetica. Pensate che Toyota dice che questo 1.800 a benzina arriva a un'efficienza del 40%, un risultato eccezionale per un motore a benzina, abbinato poi a due motori elettrici che in Toyota chiamano MG1 ed MG2. MG1 è un motore elettrico che in pratica trasforma l'energia in eccesso del motore endotermico in energia elettrica, che viene poi stivata nelle batterie. L'altro motore, l'MG2, invece è il motore elettrico vero e proprio, quello che cioè genera motricità mentre stiamo guidando, e quello che recupera energia in frenata trasformandola sempre in energia elettrica da stivare nelle batterie. A proposito, le batterie non sono agli ioni di litio come vuole lo standard tecnologico del momento, ma sono rimaste alla tecnologia precedente, sono infatti al nickel metallo idruro. Una scelta ben precisa, quella di Toyota, che ha sviluppato una competenza incredibile su questo tipo di batterie e quindi ha deciso di rimanere fedele alle sue conoscenze. Entrambi questi motori elettrici sono poi gestiti da un cambio planetario che mette un po' d'accordo tutti, i due motori elettrici e anche il 4 cilindri a benzina, e quindi decide sempre la macchina come comportarsi. Nelle ripartenze appena può ci darà un po' di energia elettrica con cui muovere le ruote attraverso i motori elettrici. Quando non è più sufficiente, allora lì subentra il motore endotermico a benzina. Beh, com'è da guidare la CHR? La posizione di guida è un po' rialzata, quindi si guida molto meglio della Prius, secondo me. Ho solo dovuto un po' penare perché le maniglie di regolazione del sedile non sono solo manuali ma anche a leva, quindi va un po' a scatti. Però poi è molto comodo da guidare, si guida un po' in alto. Quest'auto è pensata per gli amanti della guida alta, ma è pensata anche per chi non ha troppa fretta. Cosa voglio dire? Che l'ibrido Toyota, lo sapete, non è pensato per fare partenze a ruote fumanti al semaforo. Cioè è un powertrain che invita proprio a guidare in maniera molto rilassata, anzi è un powertrain che ti invita quasi a ingaggiare una sfida con il motore, con tutto il sistema ibrido, per consumare il meno possibile. Insomma, non viene da premere a fondo sul pedale dell'acceleratore perché diventa un po' sgradevole, sentite quell'effetto scooter da cambio CVT diventa evidente. Proviamo a fare una partenza full gas e vedete cosa succede. Sentite, il 4 cilindri va su di giri e rimane lì, e questo non lo rende molto gradevole, è un po' appunto quell'effetto scooter, l'effetto T-Max lo chiamo io. Meglio quindi godersi una guida tranquilla con questa CHR, anche perché l'ibrido, questo ibrido, è pensato soprattutto per muoversi in città. Lì sì che dà il meglio di sé, perché le continue frenate consentono di recuperare molta energia e quindi di sfruttare al massimo i motori elettrici e avere quindi la massima efficienza. In autostrada, dove sono arrivato io adesso, si finisce un po' per perdere tutti i vantaggi dell'ibrido, perché si porta a spasso un po' di peso in più dovuto alle batterie, ma non si riesce a recuperare tanta energia perché si viaggia
viaggia a velocità costante. Quindi è un'auto pensata più che altro per chi pensa di fare tanta strada in città in percorsi extraurbani abbastanza limitate. Se dovete fare tutti i giorni Milano-Roma in autostrada, non è la macchina che fa per voi. Ecco, abbiamo fatto una bella frenata con cui abbiamo recuperato un bel po' di energia per uscire dall'autostrada e sentite in che silenzio si viaggia su un'ibrida come questa se non andiamo troppo a tirare il collo, è veramente piacevole. Solo in autostrada a velocità codice 120-130 km/h ho notato forse un po' troppi frusci aerodinamici. Il powertrain ibrido di questa versione sviluppa nel complesso 122 cavalli e lo 0 a 100 viene coperto in poco più di 10 secondi. Vedete, vi dicevo che non era proprio un'auto da prestazione, ma è giusto così perché qui si punta solamente alla massima efficienza. In ogni caso, se non volete scegliere l'ibrido, potete sempre avere anche un motore più tradizionale sulla CHR, un nuovo 4 cilindri 1200 turbo benzina di iniezione diretta da 116 cavalli che però in Italia verrà abbinato solamente al cambio automatico CVT, niente manuale. In compenso, con il motore a benzina 1200 potete avere la trazione integrale, ovviamente un'opzione che non avete sull'ibrido, che rimane rigorosamente a trazione anteriore. La CHR nasce sulla nuova piattaforma globale di Toyota, la TNGA, Toyota New Global Architecture, che ha debuttato proprio sulla Prius e infatti condivide con la Prius praticamente tutta la base meccanica. Le sospensioni sono McPherson davanti e dietro comunque indipendenti a doppi bracci oscillanti, quindi non è male da guidare, nonostante il baricentro sia un po' più alto, è abbastanza reattiva nei cambi di direzione. Diciamo che è una scocca abbastanza rigida e quindi ben fatta. Quello che invece non mi piace tantissimo è lo sterzo, che rimane sempre un po' troppo molle e inconsistente. Avrei forse preferito un po' più di consistenza e un po' più di velocità a copiare le nostre manovre. Certo, non siamo su una sportiva, ma non avrebbe guastato. L'aver costruito la CHR su una piattaforma così moderna come la TNGA ha permesso non solo di avere un piacere di guida di stampo prettamente automobilistico, di fatto sembra di guidare una classica auto del segmento C come un Auris, ma anche tutte le tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione. E infatti non manca proprio niente a questa CHR, perché oltre al comodissimo cruise control attivo abbiamo anche il monitoraggio dell'angolo cieco, la frenata automatica in emergenza e il mantenitore di carreggiata. Quindi se uscite dalla riga bianca ci saranno dei piccoli colpetti di sterzo che vi aiutano a non uscire involontariamente di strada. Sono sempre più convinto, guidare questo full hybrid Toyota è una vera e propria sfida, cioè mi viene proprio da sfiorare il pedale del gas, non di andare forte, di correre un po' per godermi la silenziosità della macchina, ma soprattutto per cercare di far lavorare il più possibile i motori elettrici senza mai far intervenire quello termico. Cioè ogni volta che entra dentro il 4 cilindri a benzina la prendo un po' come una sconfitta personale. Qui voglio consumare il meno possibile. Lo so che però tutti stavate aspettando una sola domanda: quanto consuma la CHR? Bisogna fare una premessa. Ovviamente nonostante la base meccanica sia la stessa della Prius, qui abbiamo un elemento che gioca a nostro sfavore, e cioè l'aerodinamica. Il CX è di 0,30, quindi un bel po' più elevato rispetto alla Prius, perché qui abbiamo un crossover, quindi un'auto alta. Nonostante questo però il powertrain Toyota si dimostra veramente un gioiello, almeno per quanto riguarda il contenimento dei consumi. Nel corso della nostra breve prova, passata tra l'altro tra città dove abbiamo trovato molto traffico e autostrada dove l'ibrido non si trova benissimo, abbiamo portato a casa un consumo, dato nel computer di bordo, di 4,9 litri ogni 100 km. Devo dire un grandissimo risultato per un crossover di queste dimensioni e di questo peso. Sono quasi 1400 kg da portarsi a spasso e abbiamo fatto più di 20 km litro e non ci siamo neanche troppo risparmiati con il pedale del gas, quindi sono sicuro che se riuscite ad essere dei piedi piuma potete fare anche di meglio. Ma quanto costa la CHR? Parliamo un po' di soldi e portafoglio. Si parte da 25.700 euro per la versione però classica a benzina con il 1200 turbo. Se volete la ibrida invece dovete sborsare circa 28.400 euro. Se poi volete l'allestimento top di gamma, quello che vi ho mostrato io, siamo già intorno ai 30.400 euro.
Insomma, la CHR rompe nel modaiolo, mercato dei crossover compatti da città. Le sue armi sono un design assolutamente fuori dagli schemi in stile Mazinga e la tecnologia ibrida Toyota, che più che una garanzia ormai è una conferma, perché veramente si può dire di tutto ma consuma veramente pochissimo, soprattutto se guidate tanto in città. Voi come la prendereste questa CHR? Con il classico 1200 turbo a benzina o con la ibrida che ho guidato io oggi? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è già finito. Io ora vi saluto, ciao, alla prossima auto!